Ciao Monica, siamo qui per Manuel. Ciao, Come stai Monica? bene, grazie. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi cosa vedi. Vedo una scena che Manuel mi mostra ed è un cielo notturno molto scuro, la luna piena, al contrario molto bianca, e poi d'improvviso mi mostra che a tagliare questo bel paesaggio compare una strega a cavallo di una scopa. Manuel ti dà l'autorizzazione. Sì, Chi è la strega? la strega me la figura sia come potrebbe essere a volte un contrattempo, un ostacolo, lui l'ha chiamato intralcio, ma anche il suo modo di interpretare le cose, che poi risulta essere un ostacolo per la sua vita e per la sua evoluzione, creando proprio un blocco. Ma è un'entità, quindi? Come strega in sé per sé, no. Mm. Un'entità la vedo, ma non è la strega. Chiamiamola. Mi fa vedere questa testa di lupo di cui vedo appunto solo la testa, non vedo il resto del corpo. È come se dal nulla appare e poi nel nulla riscompare. Mhm. Ed è Canide, proprio legata, no, Mm, no, secondo universo. Mhm. Proprio legata al diavolo. Ok, vediamo le teoriche. Le altre ci sono? Delle altre ci sono? Magari ecco, vedo qualche testa di serpente, ma mi risulta quasi più essere un ricordo del passato. C'erano dei rettili anfibi probabilmente di interferenza, ma sono riferiti al passato, è un qualcosa ormai di superato. E poi vedo un EDL presente attualmente. Entità mentali. È una soltanto, si chiama divisione. Che livello? Ci sono dei momenti in cui riesce molto a tenerla a bada. Altri momenti in cui raggiunge il livello 3. Quindi Bada 1 o 0? Proprio non Mh-mh. c'è. 0. Se uno, anche uno. Quindi da 0 a 3. Sì. Ed è Va questa bene. entità che le rende proprio, difficile l'amalgamare le situazioni, creare il tipo di, armonia, che lui vorrebbe e anzi sperimenta spesso il senso proprio di separazione. Mhmm, Non riesce a comprendere i sottili collegamenti fra le cose. Lui lo vorrebbe fare, perché è come se fosse una sua aspirazione, riuscire a comprendere che tutto quanto è unito, ma di fatto non ci riesce. E quindi tende a vedere nemici fuori, tende a vedere ostacoli fuori, senza comprendere che il fuori è la proiezione del dentro. Anche se cerca, vedo proprio che annaspa, quasi me lo fa vedere in spiaggia, sai, come se scavasse, annaspasse Mhm. per cercare di creare questa unione, questa connessione, ma non ci riesce. Ok, questa è la seconda sessione di Manuel. Lui ci ha spiegato i miei punti, le motivazioni per cui l'ha chiesta. Tra l'altro l'ha chiesta anche in un modo un po' rocambolesco. Praticamente non me l'ha chiesta direttamente, ma l'ha chiesta
interagendo con me, poi ho detto, ma non è che vuoi fare una seconda sessione, perché sembrava abbastanza. Qual è, chiesto alla sua PS, il motivo per cui siamo qui oggi? Perché in lui c'è la volontà di fare da sé, anche perché nella sua vita lui ha dovuto anche molto rimboccarsi le maniche, tanti ostacoli mi fa vedere, da diverse generazioni, no? Quindi da una parte ha anche quasi l'ambizione di cavarsela da sé e dall'altra è come se la PS volesse aiutarlo a fare questo step in più e di comprendere che tutti quanti noi siamo uniti, anche con le persone con cui abbiamo maggiori difficoltà. E questa sessione può essere determinante affinché lui riesca a capire questa rete di collegamenti tra gli eventi e tutte le persone che appartengono alla sua vita. Ok, chiamiamole tutte nel cinema. In primis questo personaggio, questa persona con cui ha maggiore attrito. Allora, in primis però mi è arrivata la madre. Mhm. Perché? Questa persona Cioè, che fa? Dove si siede? con un senso di riconoscenza, di gratitudine. Mm. Mhm. Come, eh, come un ricordo di una vita molto difficile, molto sacrificante. Ed è come se si sentisse premiata da Manuel, invece, a dispetto di tutte queste sofferenze che ha avuto. Manuel è Questa vita. Questa. in questa vita sì, lei ha avuto sofferenze ed il premio è un po' appunto Manuel, quello che Manuel gli sta dando. Mhm. Mm. Cioè, il frutto di tutti questi sacrifici è Manuel, quindi lei, no? Contenta di averli vissuti, questo in senso. Sì, e anche attraverso quello che lei sta sperimentando grazie a Manuel, perché vedo che arrivano delle cose a lei. Più lui cresce, più evolve, più a lei arrivano delle cose. Mhm. Poi? Chi viene? E lei la vedo appunto in prima fila. Allora, la sua compagna è un tutt'uno con lui, nel senso che già li vedo proprio che mano nella mano, ok? Quindi Mm. in un certo senso mi viene da considerarli come un unico. Mhm. Mm, Quindi, ok. O è Ehm, nel cinema? O proprio la vedi appiccicata? sì, Appiccicata. sì, Ok. Hanno sì, sì. progredito il loro rapporto? E cioè è progredito il loro rapporto. Allora, Oggi il non parlo bene. rapporto loro è progredito, ma ancora può progredire. Mhm. Cosa sono? Il processo di diventare fiamme è iniziato. Mhm. Con gran fatica, devo dire la verità, non proprio liscio. Ehm, è come se mi desse delle immagini un po' strane, no? Quasi un po' conflittuali. Ehm, Come mi fa vedere quasi un anello di fidanzamento a rappresentazione della loro unione, però posizionato tipo su un pezzo di polistirolo. E poi mi fa vedere al centro di questo anello conficcato nel polistirolo tipo una siringa. Ci sono un po' di ostacoli, un po' di conflitti, ok? Alcuni fattori che vengono dall'esterno e che influenzano un po' la coppia e poi proprio alcuni rallentamenti loro. Però nonostante questo il processo di ulteriore fusione è iniziato. Va bene, lo analizziamo tra poco. Finiamo il cinema, vediamo. Il cinema appunto mi dice che questo diciamo collega superiore di Manuel fa come un balletto, nel senso che sembra entrare e poi uscire, ok? Tipo fa 2 passi avanti, 2 passi indietro. Il capo di Manuel. Sì. Sì, il tizio del Mm, lavoro. sì, Il capo, esatto. chiamiamolo il capo, dai. Chiamiamolo il capo, va bene. Lasciando la porta del cinema aperta, in modo da poter
andare indietro, in retromarcia però. Se vai indietro in retromarcia. Vabbè, tu sai che il cinema è mio e le regole le stabilisco io, quindi o entra o esce, o non c'è porta aperta, va avanti, va indietro il gambero, queste cose non esistono. O entra non per rompere le palle, non per spiare, non per fare delle cause, entra per sé come anima, per acquisire delle informazioni da spettatore, o se ne va. Allora, vedo che come un bracciale ha un goniometro e resta. Un calibro o un goniometro? Quello per calcolare uno spessore, il calibro, o il goniometro per un angolo? Per gli angoli, sì. No, perché? È come se stesse a misurare ogni parola fuori posto di Manuel, ogni passo falso. Lo misura con meticolosità per cogliere un po' l'errore. Ok, poi chi altri c'è qui nel cinema? La figlia della sua compagna, Mhm. tutta divertita, eccitata, emozionata, con gli occhi lucidi, ma come se dicesse, ecco, finalmente. Non con la sensazione che arriveranno delle sorprese per lei, delle conferme. Mhm. Poi? Dunque, allora, ho visto anche la partner musicale di Manuel, Mhm. ma insieme ad un uomo. Quindi non so se lui ha anche un altro partner Sì. musicale o lo avrà. No, 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 Ah. lei però è un uomo, mi sembra di aver capito. È il Mm, compagno di lei? No, non è il no, compagno di lei. no, non mi sembra, no. Perché questo uomo lo vedo legato a Manuel più che a lei. Vabbè, un uomo. La Sì. collega più un uomo. Va bene, c'è già tanta carne al fuoco, quindi va bene così. Allora, un po' di domande spot. Lavoriamo solo sulle vite precedenti, solo con domande spot. La bimba, la chiamiamo così, è legata a Manuel da vite precedenti? Parallele? Allora, me la mostra tipo come una parrucchiera saggia. Mi fa vedere questa specie di misto tra lui era comunque un uomo e lei una donna, più grande, decisamente più grande, lui un ragazzo, e questo salone era una specie di misto tra salone di bellezza parrucchiere e salone di consigli. Mm. Una Vedo sorta proprio di mamma, nonna? di più. Come se lei non avesse scelto di fare la consigliera medium classica, ma lo fa mentre fa lo shampoo ai clienti, come se entrasse maggiormente in connessione con le persone mentre gli massaggia la testa. E dice delle cose, risponde a dei loro quesiti, gli dà degli spunti di riflessione, dei suggerimenti. Ma lo fanno come se proprio lei fosse una medium, cioè lo fanno con cognizione di causa o durante lo shampoo Cioè, sì, ma saltano fuori cioè le persone vanno lì anche per questo? eh, Perché lei dà. principalmente. Ah, ok. La bimba è una perla? È strano, è come se lei avesse avuto la possibilità di essere perla e ha detto no. Esattamente come in quella vita in cui lei avrebbe potuto essere una medium barra guaritrice, ma ha detto no.
Ha preferito fare, diciamo, la parrucchiera e integrare questa cosa. È una scelta molto particolare, come dire, io sto nella mia normalità, nella mia quotidianità ed esprimo anche questo aspetto, ma questo aspetto non diventa dominante, non so. È un modo per sentirsi più, non so, più integrata, più in mezzo alle persone. È difficilissimo da spiegare, perché lei ha esattamente le caratteristiche di una perla, ma ha scelto di non essere una perla. Gli viene interferita dalle interferenze. Sì, Ok, ha voluto questo. sì. Ok, Manuela quanto vibra? Allora, quando aveva iniziato la sessione avevo visto 38 miliardi. Quando poi è stata presa la decisione, no, di farla in qualche modo in comunione con la sua compagna, 59-60 miliardi. Ok. E la bimba adesso a quanto sta? 52. Ok. Che è tanto, sono tutti valori molto alti. 52, così. Senza nulla. Va bene, consapevolezza di Manuel. 188. PS. 53. Vite? 1600. No, 1600. 35 forse. 1635. Cervello. 9.8. Va bene. Monica, sincronicità. Manuela ha svariate sincronicità, soprattutto dopo la prima sessione. Se ne stupisce, le ricorda con delizie particolari. Cosa sono e perché le ha sempre più spesso? Lui ha iniziato un bellissimo processo di abbattimento delle sue barriere. Prima lo vedevo in un certo senso quasi circondato da delle pareti, da dei muri, e vedo che mano a mano ha iniziato ad abbatterli. Nel momento in cui ha iniziato ad abbatterli, ha iniziato a instaurare delle connessioni proprio con tutto ciò che sta intorno e quindi riuscire ad attivare la magia, chiamiamola così, della sincronicità, a comprendere come è fatto l'universo, come funziona l'universo e pertanto a fare accadere delle cose, a vibrare in una maniera giusta per far accadere alcuni eventi. Ma naturalmente è in un processo, quindi sta facendo questa strada, sta facendo questo percorso, ogni tanto inciampa, come è giusto anche che sia, e certe cose non comprende come invece farle realizzare. Ok, è la PS che gliele comunica queste cose. Sì, certamente è la PS che gliele comunica, ed è come se la PS gli desse un invito a continuare questo lavoro di abbattimento dei muri intorno a sé. Vedo che parte del lavoro è come se fosse fatto da questa bambina, perché lo fa in maniera più giocosa, quello di spostare questi mattoni per liberare ulteriormente Manuel. E in parte viene fatto anche chiaramente un lavoro di collaborazione, non è che lui passivamente attende questo, in parte anche dalla sua compagna, che però in questo momento è come se vedessi un po' tesa, un po' nervosa. In questo momento non intendo, è in questo momento della sessione, in questa fase, diciamo, in questo periodo. Consapevolezza della compagna, se ce lo permette. 168. Ok, l'ha superata. Sì. Sì, L'altra Manuel volta ha era lavorato all'opposto. moltissimo.
E devo dire anche che le sue esperienze musicali hanno anche contribuito a creargli un'ulteriore apertura mentale e apertura di cuore e pertanto ad accelerare la sua evoluzione e la sua consapevolezza. E se lei riprendesse in mano gli strumenti? Anche per lei succede. Però ti devo dire la verità. Allora, quello che io ho visto mentre lei parlava è qualcosa come se all'inizio non prendesse in mano gli strumenti, ma la vedevo più catturata da un discorso, non so perché, di colori e di luci. Mm. E comunque anche quello, la sua modalità appunto per alzare le frequenze, vedo per anche quasi antistress in un certo senso. Ma non la rivedo prendere quello strumento di cui ci ha parlato. Quello no. Piuttosto la voglia di sperimentare un qualcosa di diverso, incuriosita. E incuriosita anche da se stessa di rendersi conto di avere un buon orecchio musicale. Ok, vite precedenti di Manuel con la collega musicista. Ma la prima che mi presenta è mi fa un po' ridere, no? Perché sono due compagne di banco, però guarda, io ti dico anche un po' litigarelle, molto amiche, ma un po' litigarelle. Mhm. Come È tutta la mm, sessione che loro ridono a ogni cosa che dici, quindi io lo dico una volta sola, tanto mm, sarà così ed è stato così finora, no? Quindi tutte queste sfumature sulla bambina, su altre persone, la madre, sono centrate, sono proprio quelle. Cioè mm. loro hanno una collaborazione, ma probabilmente sono spesso in disaccordo, litigano, che poi vabbè è anche un po' la necessaria situazione e condizione per fare arte di qualità, insomma, no? Appartiene molto l'elemento allora, questa cosa adesso mi è venuta in mente, non me la ricordavo a inizio sessione, però adesso mi è venuto in mente che è decisamente un segno di fuoco Manuel, no? Mm. Quindi non è così difficile farlo infiammare, no? Per cui è già un po' nella sua natura. E quindi sì, mi fa vedere questa specie di disputa affettuosa tra queste due amiche compagne di scuola. Sì, dove a volte vengono fuori un po', ecco, magari degli aspetti non del tutto lodevoli, no? Ma come ognuno ce li ha, no? Quindi magari una che ha studiato non vuol far copiare l'altra, cose del genere. Ma Si comunque in punzecchiano. ambiti, sì, di amicizia assolutamente, cioè di un sentimento profondo, non di invidia o di competizione, questo no, non lo vedo, ma ci sono alcune motivi di attrito, ecco. Diciamo che è un'amicizia. Un'amicizia anche onesta, anche nel bene e nel male, ecco. Ok. Non si toglie la fetta anche all'aspetto magari più di discordia, cioè non c'è diplomazia da dire ah no, ma Ma no? l'amicizia non è lo schiavo che ti dice sempre No, di sì, sì. l'amicizia è anche quello che ti dice stai sbagliando, si litiga, ci si manda a quel paese e se si è veri amici, no, l'amico quello nel momento che si trova nel momento del bisogno, chiaro, ma anche nel momento della polemica, no? Stai facendo Sì, una cazzata. anche il permettersi di essere quello che si è, Mhm. sia nel buio che nella luce, diciamo. Ecco. Cos'è per la PS l'amicizia? Per la PS di Manuel? Sì, ma anche in generale. Oddio, Perché però mi è esiste? venuta paura, diffidenza, aspetta, perché è un sentimento che mi emerge. Manuel, Mi eh? fa, sì, Mm. mi fa vedere come un contrasto, no? Da una parte mi fa vedere la voglia di spalancarsi a questo sentimento, dall'altra un po' l'istinto un po' riccio di chiusura, di difesa, e quindi di alternanza di questi due stati d'animo. Poi lo vedo
proprio estremamente con un buon cuore, però un po' all'insegna così di questa separazione, no? Che avevamo visto come entità mentale. È come se non riuscisse ad amalgamare queste due cose, quindi che il rapporto umano, cioè ci sta, può anche essere fatto di queste cose, quindi di questi scontri, di queste anche incompatibilità per certi aspetti, ma si può arrivare a creare una melodia armoniosa comunque. Cioè lui un pochino lo sta comprendendo, ma può fare di più per realizzarlo a pieno dentro di sé e quindi fuori di sé. Cos'è l'amicizia per la PS in generale? Anche con Scusami? una figura maschile, vedo una collaborazione con una figura maschile. Musicalmente parlando. Sì. Sì. Che sta per arrivare o che c'è già? Io penso che ne abbia sentito parlare, cioè non è un perfetto sconosciuto, ecco. Ok. Se hai delle idee, Manuel, scrivimelo. Io verifico. Senza nomi, però. Cos'è l'amicizia per la PS in generale? Una forma d'amore. Collaborativo? Mi fa vedere un'evoluzione più facile rispetto al rapporto di coppia. È un impresario musicale o un musicista questo personaggio? Potrebbe essere un impresario. Ok. È una forma di evoluzione più comoda, mi dicevi. Ha un colore, l'amicizia. Me lo fa vedere che vira in diversi colori perché me l'ha fatto vedere sia giallo, sia viola, sia arancio, come se ci fossero vari strati, varie coperture. Varie sfumature? Sì, 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 è come anche se me lo facesse vedere per certi aspetti anche che potrebbe essere più labile. Ha un numero, l'amicizia. 9. Ha una vibrazione. Quella della terra, mi dice. Esiste l'amicizia pura e incondizionata come l'amore puro e incondizionato, puro non in quel senso ovviamente. Me la fa vedere un'amicizia tra madre e figlio. Mm. Esiste un'amicizia tossica, Certo che sì. ha un numero. Allora, me lo fa vedere in depressione, un numero schiacciato in depressione, non so, come uno zero compresso. Ok. Bene, quella di Manuel per questa collega della musica, nella musica è un 9? No, Ha un alto mi dà numero? 7. Sì, mi dà 7. È meno o alto? Allora, dunque, in questo specifico caso eh, vedo questa unione data specialmente da questa loro passione, ok? Mhm. Non ci fosse questa loro passione in comune, sarebbe 5 per esempio. Non so come dirti. Ehm, Molto è dato da questa loro passione comune. Ok. Ha un colore giallo, viola, arancio o un altro? Sì, questo me lo dà giallo-arancio. Va bene. Cinema li lasciamo lì.
Passiamo agli investimenti, le cripto e altro. Causa esoterica di questi investimenti andati male o non andati bene. Ma lì interviene molto questa alternanza fiducia-sfiducia che Manuel nutre e nei confronti dell'universo, globalmente inteso, e in fin dei conti nei confronti sì, di ciò che può dare l'universo, di ciò che possono dare le persone all'interno dell'universo. Come se fosse lì in un certo senso ad attendere la sorpresa spiacevole, la fregatura. E questa cosa, questo atteggiamento è come se appannasse la sua intuizione. Mhm. Come se lui in verità dice di essersi affidato alle scelte dell'amico. Ma mi fa vedere, è un po' bizzarro, come se lui avesse fatto questo, fidarsi delle scelte dell'amico, come per riparare a degli sgarri, a delle mancanze fatte ad altri amici. Mm. Allora dice dentro di sé, profondamente dentro di sé, adesso non faccio più quell'errore di deludere i miei amici, ok? Mhm. Do credito, fiducia a questo amico che mi propone questo tale investimento. Ma dentro di sé Manuel non è convinto di questo investimento, ma è convinto di potersi poi sentire in difetto, in colpa verso l'amico. Mhm. Perché non ha capito bene che cos'è il senso di colpa. Mhm. Cioè, è come se appunto all'insegna proprio di questa divisione, di questa separazione, è come se tenesse in comparti stagni alcune questioni. Non riesce a fare in modo di unirle tutte quante insieme, ok? Di trovare il collegamento, di trovare il giusto, l'equilibrio, di comprendere che le cose hanno una loro perfezione, hanno un loro senso. Senso di colpa, dove? Dove lo ha? Um, allora, adesso gli si è proprio manifestato quasi come un nodo alla gola. Mm. A volte può essere proprio una rigidità di tipo muscolare. A volte come anche quasi un disturbo più profondo che può essere o lo stomaco o l'intestino. Va bene. Lui Sì. Mm? è permeato dal senso di colpa e vedo che è, cioè me lo fa vedere per assurdo, quasi ereditario. La madre ha molti sensi di colpa, no? Portale aureo. Mm. Apriamo tutti i parenti di lei questo nonno materno, di lui tutti i parenti che corrono, dimmi quanti ne vengono, anche tutti i parenti di lei, non è che... Il numero che mi viene è 213. Mhm. Ah, nonna, scusa, ok. Della compagna la nonna, non il nonno. Sì. Mhm. E di Manuel i nonni paterni e l'amico e il parente. Amico e parente che sono legati al senso di colpa. Ma scusami, perché mi dà una connessione tra ehm, la nonna della compagna, che adesso stiamo chiamando, Mhm. e la
figlia della compagna. Mm. Loro ridono, ma non sappiamo perché. Ah, Come dire, accallà. mm. Forse erano molto legati, non lo so. La nonna della compagna è la figlia della compagna. Sì. Ok. Quindi queste doti, Bisnonna della bambina. aspetta un attimo, Sì. perché non riesco a capire adesso, perché mi ripropone quella vita lì della parrucchiera. Allora, Che però sta era la collega. momento di confusione, ma la domanda che io faccio è: questa nonna è riuscita a vedere questa nipote? Poi è la bisnonna. No, no. Ecco, Che per la nipote è cioè per la bambina è la bisnonna. certo, certo, Quindi è esatto. già un caso raro, in questo caso no, ovviamente. Non è riuscita. Perché c'è qualcosa che non ho capito come accomuni fra queste due anime. Mm, come faccio a spiegarlo? Perché molti tratti di questa donna nonna, li vedo in questa bambina. C'è la stessa PS? Cioè, come se fosse molto simile. Cioè, ci sono molti. No, non è uguale identica, no, non mi sento dire proprio la reincarnazione così. Però è come se avesse molte porzioni simili alla PS, la PS della nipote a quella della bisnonna. Mm. Vabbè. Quindi questa bisnonna ehm, della bambina, quindi questa nonna di Rita, come la vedi? Accorre, viene? È come è venuta con un secchio d'acqua, con uno spazzolone, Mhm. come a voler fare un po' di pulizia per la sua nipote, cioè la compagna di Manuel. Mm. Come, non so, che la vuole aiutare a pulire, a fare pulizia, che è fare chiarezza, che è togliere la polvere, che è rendere anche più luminoso l'ambiente, ovviamente in senso metaforico, no? Mhm. Mm. Come se si rendesse conto che c'è bisogno di questa azione di pulizia profonda. Infatti mi viene lì con uno spazzolone, sai, di quelli con le setole di crine belle spesse. Mhm. Mm. Ti aiuto io, cara. Dici così. Mm. Va bene, amico e il parente. Senso di colpa, adesso non lo spieghiamo comunque, nei confronti dell'amico e del parente per non essere riuscito, vabbè, insomma, non lo spieghiamo, quindi lo sappiamo. Come vedi Allora, l'amico? mm, però l'amico non me lo dà come ehm, ma appunto amico che è morto in giovane età, non me lo dà come se stesse vivendo la vita che voleva. Come se non fosse neanche riuscita a creare il legame con la propria moglie che voleva. Mm, ma neanche, come dirti, un rapporto con se stesso di quelli che avrebbe voluto. Mm. Quindi alla fine la scelta della sua PS è stata un po' quella di sottrarsi da questo gioco che non gli era riuscito tanto bene. Cioè, anziché aggiustarlo, però ho visto che per aggiustarlo avrebbe apportato dei cambiamenti profondi. Io non ho capito se loro due erano innamorati, sinceramente. Mm. Mm. Cosa vuole dire a Manuel? Di non preoccuparsi, che ha frainteso, che ha colto dei messaggi, Quello non era vero, non no, era bambino. cioè che non è stato lui a svegliare il bambino, Mm. ma che è stata la PS di Manuel a svegliare il bambino. Mm.
assolutamente non è Perché? stato lui. Cioè lui mi dimostra, tra virgolette, da un certo punto di vista, di essere felice della scelta che ha fatto, perché non sarebbe stato in grado di supportare tutti quei cambiamenti che andavano fatti. Mhm. Ok? Sì, Mm. questo in realtà è il parente, non è l'amico, vabbè. Comunque Ah, quell'episodio lì, ok. sì, sì. Anche io ho Sì. fatto confusione. Comunque quell'episodio lì, no? Quello del bambino che poi si Sì, sveglia. però tipo simili i legami che aveva, per cui che fosse parente o che fosse amico non è così importante. Mhm, Come se lui stesso non facesse grande distinzione. Ecco, mhm. diciamo così, no? Mm. Sì, infatti era un parente alla lontana che praticamente era Mm, un amico. Mm. mm, mm, mm. Quindi il fatto che il bambino si sia svegliato in un momento delicato e Manuel lo rinfaccia a se stesso, non è stato causato dal defunto per procurargli un senso di colpa. Assolutamente no. Ma da Manuel. Sì. Per imparare il senso di colpa oggi. Intanto perché lui non avrebbe voluto dare seguito a quell'episodio. Mhm. Mm? E quindi è stato proprio un modo che lui ha utilizzato anche per tranciare, ok? Perché lui io non vedo che avrebbe voluto una relazione. No. Ehm, E poi sì, per elaborare il senso di colpa, certo. Però Ok, per io... elaborarlo a mm. viverlo così intensamente, sì. Io ho un sospetto. Il parente, perché non si è reincarnato? No, si è presentato, quindi non si è reincarnato. No, 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 no. Perché? Tanti motivi. Uno di questi è per arrivare a questo momento di adesso, per in qualche modo far capire la lezione, il senso di colpa a Manuel, e perché questo momento era deciso. So che libero arbitrio, gne gne gne, però di fatto questo momento era deciso. Sì, lui adesso mi sta presentando il simbolo dell'infinito, mm, dove appunto mi indica che tutto quanto è connesso, che noi possiamo appunto collaborare fra di noi, essere punti all'interno di questo simbolo, che è un unico simbolo, che non si separa mai, no? Mhm. E di fatto possiamo costruire in parte individualmente, ma in parte in verità anche insieme la nostra evoluzione. Quindi come lui porta avanti la sua evoluzione, aiuta Manuel nella sua evoluzione e d'altronde fornisce a noi informazioni per procedere in questa evoluzione. Mi fa vedere come apparteniamo in questo momento a questo simbolo dell'infinito tutti quanti noi, specialmente noi che siamo presenti ora in questa sessione, inclusi quelli del cinema. Messaggio del definitivo finale del parente che è anche un amico, di questo qua. A chi vuole? A se stesso, a Manuel, alla compagna di Manuel, a tutti, alla moglie, ex moglie. Tutto è stato perfetto come è stato. Ok, e lo salutiamo. Io lo vedo Passiamo. molto leggero e sorridente andare via. Perfetto. Passiamo all'amico. È tosta, quella scelta lì. Mm. Scusa un attimo, Manuel, quel cantante è un tuo amico, quindi? O tu hai avuto quel numero? Ok. Ti ricordi il cantante? No, non lo diciamo, Sì, Monica. sì, 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 certo, State? italiano. Sì, sì. Deep State? Vabbè. Piove sul bagnato. Non ha Eh. risposto perché? Allora, intanto vedo Spieghiamo un come una attimo. sorta Questo di... amico era allettato, aveva chiesto un VIP cantante, cioè comunque era molto sollevato dall'avere questo ultimo regalo, no? Una chiamata da questo VIP cantante di cui si era riuscito ad avere il numero che non ha risposto.
Tutta questa vicenda quale motivo ha? Sembrava una grande sconfitta, è stato un grande successo? Allora, relativamente al cantante, l'informazione che mi emerge è assuefazione alla morte. Mm. Quindi questa è comunque la sua problematica. Tra l'altro non solo sua, di molti cantanti o comunque di personaggi ad un certo livello. C'è una sorta di anestesia nei confronti di tutte le emozioni che riguardano la morte e la malattia. Ma di chi? Ok? Del cantante o dell'amico? Del cantante? Del cantante, sì. Non ho capito perché assuefazione alla morte. Mi dà vari livelli di lettura di questo. Mm, un po' spiacevoli alcuni. Mm. Allora, uno riguarda il fatto, che messaggi di questo genere ne riceve diversi e anche che, riguardano bambini. E quindi in un certo senso, come Cioè, un medico abituato alla morte, ok? Quasi una ok, routine. ok. Mi fa vedere un livello molto più spiacevole, che è quello di accettare la morte come moneta di scambio per il successo. Ma fammi capire, questo personaggio famoso, questo cantante famoso, spesso viene contattato da malati terminali, anche Sì, bambini, ho sì, capito, sì, sì. ok. Se lui Genitori accetta, che fa? dei bambini. Mm? Come? Allora, i genitori dei bambini Ok. mm, che sono malati. Allora, E se è lui accetta, che previsto, fa? Che allora, è succede? C'è un previsto, contratto? loro sono istruiti ad accettare alcuni casi più di altri, cioè nel senso di accettare maggiormente, per esempio, i bambini, ok? Mm? Perché è come energeticamente accaparrarsi quell'energia lì di morte. Meno interesse per la morte degli adulti, di più per quella dei bambini. Mhm. Lì però mi si fa devo dirlo, questo, cioè ad onor del velo per questo cantante devo dirlo, è come se si frapponesse una sua morale. Io vedo che questo cantante ha una sorta di sua morale che entra a volte in conflitto con questa procedura da eseguire. Ed è come se a volte ritardasse, come è stato in questo caso, perché ritardare significa che non ha preso quell'energia lì, Mm. ok? Vabbè, questo fa parte del sistema. Ha magnato? Ha Sì, partecipato? sì, 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 sì. Partecipato con solo il sesso o anche con il sacrificio vero? Sì. Tutto. Bene, quindi la morale, sai com'è. Però Ok, quindi in definitiva questa è stata una cosa positiva, mhm. perché non si Messaggio sono accaparrati questa energia qui. alla PS, questo qui, il cantante. Sì, ce l'ha. Messaggio finale dell'amico a Manuel. Cioè mi fa come vedere che lui ha recepito altre dediche da parte di Manuel, cioè come se Manuel componendo e realizzando alcuni brani glieli avesse dedicati e lui ha recepito questa dedica che è giunta ancora più gradita e apprezzata rispetto a quella di quel cantante Certo. famoso. Mm. Sì, sicuramente gli avrà dedicato tante canzoni, no, e tanti pezzi Sì, successivamente. Molto bene. sì. Lo mandiamo nel portale Aureo. Nonni paterni. Mi dice il Eh, senso di colpa è un'invenzione cristiana. Chi lo dice? Questo ragazzo che sta andando nel Ah, portale. ok. Sì, e vedo che però lancia questa informazione quasi sotto forma di LP, tipo un 33 giri, alla Mm. mamma di Manuel. E indirettamente quindi a Manuel. Mm.
Lo salutiamo, chiamiamo velocemente i nonni paterni di Manuel, dimmi solo quello che vedi e quello che dicono e salutiamo anche loro. Allora, aspetta, perché il nonno che avevamo visto l'altra volta, che era il musicista, era quello materno? Sì? Ok, perché è risbucato lui e mi ha fatto vedere come una specie di segno di congratulazione nei confronti di Manuel per aver in qualche modo recuperato la sua eredità. Mm. Questa roba mi viene fuori. Allora, per quanto riguarda i nonni paterni, a parte che loro erano già entrati nel portale aureo comunque l'altra volta. Quindi io adesso li vedo un pochino più rarefatti, meno caratterizzati rispetto al nonno, cioè li vedo più sostanza d'amore. Ecco, sostanza d'amore e di balsamica, come balsamica proprio a voler sciogliere i nodi che sono rimasti nella vita e nel cuore di Manuel. Li vedo più dotati di questo, ecco. Non li riesco più a vedere nella loro forma di esseri umani, come li aveva in qualche modo appunto conosciuti Manuel. Li vedo come se proprio lo riempissero di una sorta di unguento, ehm, come se lo massaggiassero per andare a sciogliere sia le sue contratture, perché lui tende ad essere molto severo con se stesso, ok? Quindi questo gli provoca queste rigidità. Quindi loro fanno questa specie di massaggio decontratturante Mhm. fuori e dentro, ecco, no? Mm. Manuel mi Fuori. chiede se loro hanno un profumo in questo momento, cioè se emanano un profumo. Ok. Non so se mi viene Ilang Ilang o Paciuli, una cosa così. Perché? Mm, e perché? Non lo so. Chiediglielo. Aspetta, perché mi dà questo misto di speziato aromatico, mi fa vedere come una boccettina di vetro, però è come se mi riportassero anche a una vita precedente, tipo egiziana, in cui preparavano eh, questi unguenti. Mhm. Li salutiamo. Mm? Ne glielo lascia lì il boccettino, quello di Ilang Ilang, scritto, però io non Ah, so che profumo abbia. facciamo andare tutti nel portale aureo Mm. e diversamente dal solito chiediamo a Manuel di mettere nel portale aureo, o comunque nel portale definitivo se vuole, il suo senso di colpa ora. Ha avuto ben 2 occasioni per impararla questa cosa. Mm. Me lo fa vedere che se lo estirpa da tutto il tronco. Era come se fosse molto radicato, ok? Avesse radici profonde. E quindi in un solo gesto è come se riuscisse a staccare ogni più piccola radice. Sono proprio di un nero molto torbido queste radici. Allora, ne vedo una piccola qua che vuole attecchire dentro al cuore. E quella è come se vedo la sua compagna che arriva con una pinzetta per Mhm. togliergliela. Quella da solo Manuel non ce la fa. A che Mm. proposito, senso di colpa nei sentimenti? Anche rispetto a loro due. E però, vedi, paradossalmente è lei a togliergliela. Io lei la vedo veramente, cioè adesso proprio non so, è tipo una rosa tra il bianco e il rosa, ehm, molto in grado di mettersi in gioco nell'amore. Mm. Mm.
Lei infatti era capitata con un partner che avrebbe voluta farla vivere nel disamore, nel gioco un po' più bieco e subdolo, ok? Mhm. Ma lei ha proprio tutta un'altra vibrazione, lei ha proprio bisogno di esprimere e di dispiegare amore. Quindi essenziale è la bambina con cui Bellissimo proprio... come si guardano, no? Qua ogni Mm, tanto si lanciano delle occhiate. mm, mm. Senti, va bene. Quindi i punti, diciamolo, erano un po' deboli. Causa esoterica degli investimenti, cripto, l'abbiamo vista. Causa esoterica degli intralci per i lavori della casa erano legati alla disavventura cripto. E No, cioè sì, indirettamente a un livello, cioè, dipende sempre materialmente. a che esatto, sì, materialmente certamente sì, però a un livello più profondo è non aver compreso che sti sensi di colpa ehm, bloccano la manifestazione materiale. Ok? Manuel si sentiva in colpa, si accusava, io dico quasi quotidianamente, vuoi per un amico, vuoi per il parente, entrambi defunti, ma anche per altre questioni io vedo. Lui si accusa. Nel momento in cui si accusa, vedo che blocca proprio questa capacità di arricchirsi, che invece lui ha. È come se bloccasse le sue energie, non le lascia più fluire. È il modo ideale che è stato per lui di punirsi. Ok? Ho compiuto queste mancanze che lui tra l'altro giudica molto più severe di quelle che sono Mhm, mhm. e mi punisco in questa maniera qua, facendomela io da solo sotto il naso, perché io potenzialmente disporrei della cifra che mi serve, quella cifra precisa che mi serve, io ne disporrei, ok? Mm, E invece no, non ne dispongo. mhm, Quindi sembra proprio, hai capito, la punizione mhm. fatta sotto gli occhi. Ma quella cifra là bloccata nell'investimento sbagliato torna? Io non la vedo che tornare da lì, perché quell'esperienza ha un senso molto profondo e deve prendere un altro percorso, ok? Invece vedo la possibilità di entrate. Io non ho capito cosa c'entri, continua a venirmi fuori lui in una casa di montagna, non so che cosa c'entri, non so cosa deve andare a fare, se esiste, Mhm. legata a dei guadagni, non lo so che cosa significhi. Perché mi fa vedere lui affacciato come in una casa di legno Mhm, sull'uscio di questa porta. mhm. Che guarda E, dentro. no, lui adesso sta guardando il paesaggio, Mhm. però è sull'uscio, è all'interno. Vedo questo esterno anche un po' così in legno, non riesco a capire però in che modo sia legata a questo, se deve fare un lavoro legato a questo posto qui per un periodo, oppure sono delle entrate che riguardano lo dà in montagna. Ma non fosse questa, cioè il fatto di sbloccare così il suo cuore dai sensi di colpa, io vedo proprio che attiva altre possibilità, altre entrate non considerate. Va bene. Cosa vuole fare Manuel? Intanto in questa fase vedo che la figlia della sua compagna è in mezzo a loro, quasi in braccio, nel senso una gamba sulla mamma, una gamba su Manuel, ok? A Mhm. cavalcioni di entrambi, perché vuole assistere a Manuel che va ancora una volta a quel piccolo cluster che c'è ancora. Ecco. Mhm, mhm. Come se ci fosse lo zampino del lupo.
Ecco, il cluster lo vedo rappresentato così, uno zampino del lupo. Ma è tutto un gioco. Certo. In un attimo lui può togliere il cluster, il pezzo di avatar, gli impianti se ci sono, le entità mentali, le entità eteriche. Infatti la bimba è anche qui per insegnargli questa leggerezza. Mm. Questa capacità di destreggiarsi in maniera giocosa tra le difficoltà, no? Suggerirgli proprio come è un gioco al pari dei giochi che loro fanno insieme. Non c'è tanta differenza fra questi due giochi. I giochi che fanno insieme lui e la bambina sono violenti, la guerra, di forza, di dispetti. No, cioè nel senso possono anche contenere quell'ingrediente lì, perché è giusto rispettare la natura di ciascuno. Emanuel ha una componente focosa, Marte ce l'ha, io lo vedo, e non deve reprimerla. Quindi Sì, ci ma sta. lui sfida la bambina a braccio di ferro? No? È un Sì? gioco, potesse anche Ok, essere, ma è un gioco. ok. È un gioco, è fatto con amore, è fatto in maniera divertente, simpatica e può cambiare. Ecco, la cosa bella è proprio questo che lei mi fa vedere la bimba. Possiamo decidere subito di cambiarlo, trasformarlo noi. Ma ogni tanto dopo il gioco si abbracciano, così. Ha voglia. Ok. Secondo me c'è un nodo, una parte nodale in questa sessione, che è quel capo, quello a cui lui fa causa e la vince, e quell'altro di nuovo lo controlla, e lui gli fa causa e la vince. Sembra che È un stiano giocando giocando, sì. meticchiandosi, però, Sì. e Perché in nessuno verità loro due sono arrabbia. molto in accordo, paradossalmente, no? E allora Manuel può raffinare proprio questa sua capacità di riuscire a vedere al di là di questa separazione, di questa divisione che è solo apparente. Laddove lui vede, ha visto, anzi io direi, perché vedo già che è in un'altra fase del processo, laddove lui ha visto l'estraneo, l'intruso, laddove lui ha visto la separazione, la discordia, il senso di colpa, non stanno esattamente così. Lui può andare oltre e fare una lettura più profonda e comprendere che questo è un racconto, esattamente come un racconto di una sua canzone, in cui i personaggi recitano. Recitano, scusa, poi t'ho perso. Sì, ma stanno appunto solo recitando un ruolo che le anime stesse hanno deciso. Ok, Quindi di fatto non c'è separazione, c'è un accordo che noi ok. adesso non riusciamo a vedere. Però c'è una catena che si può spezzare per fare un altro gioco, quello della collaborazione, per esempio. In realtà c'è già la collaborazione, perché è come se, è strano da comprendersi, però è come se si fossero entrambi sfidati per comprendere delle cose. Perché ogni volta che c'è stata la sfida, Manuel da un certo punto di vista l'ha vinta, ok? Anche se con fatica, con stress, rabbia, a volte anche disgusto, vedo. E dall'altra parte è come se a un certo livello ci sia stata la soddisfazione di aver perso. Mm. E perché loro dovevano darci sì, reciprocamente questo insegnamento. Se mm, adesso Manuel capisce questo pezzo, non è detto che anche l'altro lo capisca, ok? Quindi potrebbe continuare quell'azione lì. Portiamolo Ma la Manuel risposta di davanti al Manuel è capo. diversa. Come? La risposta di Manuel è diversa. Cioè lo stato d'animo con cui Manuel farà queste cose sarà di minor dispersione di energia e anche con più umorismo. Tanto noi non possiamo condizionare gli altri nell'agire. Portiamolo Manuel davanti al capo, nel cinema. Faccia a faccia.
Ma lui intanto come capo è come se mi riconoscesse l'altro. Poi ha capito che cosa noi intendiamo, allora mi propone questo. Qual è Mm. l'altro? L'altro con cui invece ha un buon rapporto, che lui ha chiamato Ah, sì, sì, l'ex sì. titolare. Mhm. Me l'ha proposto quello come immagine per Quello lui. là a cui ha fatto causa. Sì. Faccia a faccia, che fanno? Manuel sorride ed è un sorriso più aperto rispetto all'altro che ha più un sorriso ghigno. Mm. Adesso le anime, una davanti all'altra, perché non c'è più il gioco. Non c'è il capo e il dipendente. Cioè hanno dei punti di contatto. Mhm. Le anime sanno che stanno costruendo un'esperienza, una Mm. comprensione, una consapevolezza. Aumentali questi punti di contatto, aumentali. Facciamoli aumentare. Proponiamo l'unione, proponiamo l'abbraccio. Sì, adesso mi fa vedere come se fosse eh, il dente di ametista, quindi l'unione nella parte, diciamo, inferiore, okay, proprio come un molare, Mhm. e separate, diciamo così, le due punte. È come se le PS dicessero che va bene così. Si può sta però, Ma un seme sembra dell'amicizia, che se avessi posto. delle altre opportunità di lavoro. Cioè, come se non lo vedessi così stabilmente nel tempo lì. Mm. Sì, ma io voglio creare un nuovo rapporto. Voglio che Che si devo crei farci? un nuovo rapporto. Si crea o non si crea? Dimmi solo se si crea o non si crea. Si crea un atteggiamento diverso di Manuel. L'atteggiamento diverso di Manuel, che è come se fosse sopra questa cosa, quindi riuscisse a riderne, a sorriderne, ok? A coglierne la leggerezza, a coglierne anche gli aspetti umoristici, perché per alcuni punti di vista può sembrare anche una commedia questa, ok? Mm, mm, mm. Questo tipo di atteggiamento vedo che smorza fra di loro. Questo sì. Ci saranno altre cause se lui resta lì? Potrebbero esserci altri motivi di disaccordo, questo sì. Possibilità di lavorare in futuro in radio e non più lì? Mm, allora, aspetta, perché vedo uno studio, non riesco a capire, studio di registrazione, sembra, tipo. Sì, potrebbe essere, come se andasse a ridurre sempre di più la sua presenza in questo Contesto luogo di lavorativo. lavoro. Sì. Che gli dà la sicurezza, ma magari riduce i giorni, le ore. Va bene, è andato al cluster, è andato all'avatar, ha tolto tutto? E dunque, sì, per quanto riguarda il cluster, che c'era lo zampino, e quello l'aveva inserito nel portale definitivo, scusa. L'avatar io non l'ho più visto, no? Ok. Mi era rimasta, non so perché, una specie di michetta. Vabbè, un panino un po' raffermo, ok? Mm. Mhm. E quindi ha buttato anche questo nel portale definitivo. Mhm. E vedo che fa tutte queste cose in successione con sorriso e con agilità, veloce. Vibrazione. Allora, è interessante che me li dà tutti e tre insieme, ok? È come se lui, attingendo proprio di questa armonia, me lo dà a 812. Però Mm. consapevolezza. 296, Ui, 296, 95. 100% è tantissimo. PS. 68 adesso.
Vite? 1003. 3 finale. 98. Scusa, cervello era 9,8. Vabbè. Allora, mi fa vedere allora, da questo punto di vista, Manuel, io conosco questa dinamica. Manuel è fatto da saliscendi, ok? Ha dei picchi, poi scende giù. È anche il suo modo di essere, niente di male. Okay? Vedo che ci sono dei picchi in cui è 13,5, mediamente più sul 11,7. Cosa può fare a 13,5 come capacità medianiche? Allora, lo vedo molto in ambito artistico, ok? Che riesce a potenziare quello. Ed è come se riuscisse a comprendere in che direzione muoversi, anche proprio a livello di contatti, quindi contatti non solo finalizzati al guadagno piuttosto che al far conoscere maggiormente la sua musica, ma quel contatto giusto, che io vedo che possono essere diversi, tra l'altro, cambiare nel tempo, e alcune possono anche essere solo piccole collaborazioni, perché è come se gli si accendesse la lampadina e comprendesse che, ipotesi, no? Per quel brano lì ha bisogno di quella persona lì, perché quella persona lì può dare quel contributo lì. Ok? E a creare agevolmente quel contatto. Ed è come se poi quella persona lì gli desse un suggerimento per apportare una modifica o anche uno stravolgimento al suo assetto musicale. Cioè, non so come, vedo anche come un recupero della musica rinascimentale. Può essere una fusion tra questo periodo e un'epoca più moderna, perché mi fa vedere qualcosa che assomiglia un po' tipo al clavicembalo, non vorrei dire sciocchezze, lo strumento che finisce un po' tutto storto così. Quindi ha un recupero di un certo tipo di sonorità, poi mi fa vedere come la sua Capito. compagna non sa usare la voce? La compagna canta? No, no. Chi è che allora, e qualcuno invece che potrebbe fare cose tipo un po' lirica, come se fosse un pezzo di lirica all'interno di un pezzo più moderno. Questi mix. Va bene. Ha valori pazzeschi. Messaggio finale, siamo molto in ritardo. Messaggio finale di Manuel a se stesso e a tutti, specialmente alla compagna. Sta proseguendo il mio lavoro, sta proseguendo il mio percorso. Lo vedo proprio in mano con questo piccone che continua ad abbattere il suo muro. Lo fa sudando, ma con un gran sorriso e con una grande soddisfazione. E vedo che più abbatte questo muro, più è come se entrasse il sole in questo spazio dentro di sé. Messaggio alla bambina. Continuiamo a giocare insieme. Alla Perché madre. giocando comprendo come gioco nella mia vita, come posso giocare nella mia vita. Benissimo. In una parola al messaggio alla madre. Ho scelto te, non ne sceglierei un altro. Alla collega, alla collega della musica. Vabbè, ma scherzando, glielo dice un po' più di puntualità, sì, di parola, qualcosa del genere, no? Però glielo dice in maniera giocosa. Lei non si sta offendendo. Al capo quello delle cause. Ho capito a che gioco stiamo giocando. Ok. A se stesso di nuovo. Mi sto perdonando profondamente. Un messaggio di lui alle sue 1003 vite.
Vedo che le ringrazia tutte. Vedo proprio con le mani giunte. Questo simbolo per me è molto importante perché la sua entità mentale era quella di divisione, no? In questo modo lui che unisce la mano destra alla mano sinistra, che unisce Mhm. l'emisfero destro all'emisfero sinistro, unisce maschile e femminile, eccetera, è come se avesse compreso, ok, la connessione, l'importanza dell'unione. E vedo che fa così, le ringrazia così, ma in questo senso qua, nell'aver compreso come tutto è unito. Bene, e allora si fonda con un abbraccio come vuole con la sua compagna. E chiudiamo così. Poi gli chiede scusa. Mm. Sì. Sono sempre nella stessa condizione dell'inizio, nel E passaggio. allora vedo che si guardano con più amore, con più complicità. E li vedo che spalla vicino a spalla, mentre si stanno dando la mano, io li vedo dunque, quindi Manuel ha la spalla destra, ok? E quindi è la spalla sinistra di lei, ok? Si congiungono e sembra quasi un cuore, ok? In questa loro unione, che sono anche legati con le mani intrecciate, mano destra e mano sinistra, vanno a creare praticamente un cuore. È come sono adesso, eh? Hai fatto la descrizione, Mm, sia di spalle che di mani. Vediamole le mani, alzate un attimo. Esatto, sono proprio, proprio così. Brava Monica, c'è mm, qualcosa da grazie. aggiungere? Mm. Lo sai che mi piacciono tanto loro due. Battuta finale, immagine finale, colore finale, numero finale, quello che vuoi. Mm. E vabbè, mi viene il cuore con dentro l'infinito e vedo la bambina che gioca, vedo che passeggia su questo cuore che gioca con l'infinito. Benissimo. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.